Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Nicolo D'Angelo, un ragazzo di 21 anni ed è quasi un anno e mezzo che cerco di intraprendere un percorso di vita minimalista. Ma scusami un attimo, che cos'è il minimalismo? Sì. Allora, cos'è il minimalismo? La società in cui viviamo è fondata di regole che ci danneggiano. Essa è strutturata per non consentirci di essere appagati. Ogni giorno ci costringe a dannarci l'anima per guadagnare sempre di più con l'obiettivo di acquistare oggetti che non soddisferanno le nostre esigenze primarie. Siamo vittime di un sistema che incentiva il più spudorato consumismo, completamente subdoli di un marketing aggressivo di prodotti di bassa qualità e che una volta comprati non aggiungono valore alla tua vita e men che meno donano quella fatidica e tanto narrata felicità che possiamo definire una condizione perpetua di momenti felici, di momenti in cui si sorride, spensierati. Per me questa condizione non esiste neanche la felicità, non è quella per me la felicità. Tisanina. Il minimalismo è una corrente di pensiero che si pone l'obiettivo di rendere consapevoli le persone per quanto riguarda le sfere principali della nostra vita, quella sentimentale, quella economica, lavorativa ovviamente, sociale e dal punto di vista salutare, soprattutto per quanto riguarda la salute mentale. Ciò che stai acquistando sta aggiungendo valore alla tua vita o aggiungerà valore alla tua vita? Ciò che possiedi aggiunge valore alla tua vita? Se la risposta è no, bisogna liberarsi da questo ingombro fisico e mentale il prima possibile. Sono scelte sempre molto difficili, soprattutto quando un oggetto lo si possiede da molto tempo ed è ricco di ricordi, è intrinseco di emozioni. Bisogna avere il coraggio e rispondere a se stessi sinceramente. Ne ho bisogno. Quei ricordi sono dentro la mia memoria, nonostante l'oggetto, mi rimarranno senza l'oggetto? Riuscirò a masturbarmi i ricordi? Queste sono le domande a cui devi rispondere il più sinceramente possibile, col cuore in mano. È uno studio di vita prettamente soggettivo. Non esiste un giusto, uno sbagliato, abbiamo tutti obiettivi, interessi e principi differenti. E il minimalismo abbraccia tutte queste persone in maniera differente. E cosa ne consiste? Bisogna liberarsi. Io stesso all'inizio mi sentivo sbagliato, perché in certi ambiti non sono minimalista. Ho capito solo dopo che non ero sbagliato, non ero affatto sbagliato, sono semplicemente me stesso. Per esempio, adoro avere e leggere libri, come potete vedere alle mie spalle, e ne ho comprati altri nuovi. Per me proprio aggiunge valore alla mia vita. Cioè, nonostante abbia la casa sommersa da libri, io ne prenderei sempre ancora di più, perché proprio mi piace usarli, aprirli, rileggere un qualche frase, rileggermi qualche grande classico, li adoro. E per me aggiungono valore alla vita. E quindi non è sbagliato privarmi di questo ben di Dio. Però bisogna liberarsi da tutto ciò che è superfluo, come vestiti che non mettiamo soprattutto se di scarsa qualità, smettere di acquistare oggetti in maniera compulsiva. Ne ho regalati molti, ma ne ho ancora tantissimi che non metto di vestiti. Con voi oggi poi cerco di fare un altro grosso taglio, vi mostrerò in seguito. Solo quest'anno ho cominciato a ricomprare qualche vestito, perché ormai erano 7-8 anni che non ne acquistavo più uno. E ho comprato solo maglie monocromo, come potete vedere, pagato pochissimo, ho preso 6 maglie a 20 euro. Poi ho comprato due felpe, che erano ben 6 anni che non compravo dall'ultima felpa che ho comprato. Ho comprato un paio di scarpe e tutto questo lo compro sempre con i saldi. Aspetto sempre il momento migliore, un po' come gli investimenti, aspetto che cala il prezzo drasticamente e che il valore intrinseco o comunque il valore che attribuisco io a questi vestiti
è molto più alto di quanto lo pago effettivamente. Un altro esempio è sfruttare al meglio tutti gli spazi di casa, tenendoli puliti e ordinati e con solo l'essenziale. Ci sono dei bellissimi video sul minimalismo, come sul canale di Matt Divella, magari ve lo lascio in descrizione, è un capolavoro, e ha fatto anche un documentario su Netflix, molto bello, The Minimalist. Anche lì si tratta di case, un piccolo spezzone, perché è una nicchia questa del minimalismo, di come ottimizzare al meglio piccoli spazi. E se non sbaglio, anche Marcello Ascani è molto appassionato di questo e quindi ogni tanto fa uscire qualche video a riguardo. Per quanto riguarda invece la sfera delle relazioni umane, come si approccia al minimalismo? Si approccia apprezzando di più il lato sentimentale presente nelle cose più semplici e belle, come i sorrisi, i baci, gli abbracci. Essere consapevoli che il tempo che si offre ad una persona è il più bel regalo. Magari non il regalarsi dei gioielli, ma delle esperienze da vivere insieme. Questo è minimalismo puro, cioè l'amore nella sua forma più essenziale. Invece per quanto riguarda la salute mentale, aiuta molto meditare per essere più consapevoli, essere aggrappati al presente, senza distruggersi dall'ansia per il futuro e senza autodistruggersi per i rimorsi del passato. Vivete il presente con consapevolezza e allegria. Per quanto riguarda invece la sfera economica lavorativa, bisognerebbe capire, parlando con se stessi, ciò che realmente desideriamo. Se abbiamo bisogno di più sicurezze, quindi siamo più predisposti ad un lavoro da dipendente, oppure necessitiamo avere più libertà, siamo più ambiziosi, vogliamo prenderci più rischi. E quindi si va su un percorso da libero professionista o da imprenditore. Non essere soprattutto ossessionati dalla paga e dal fare sempre più soldi. Perché se create valore nella vita degli altri e siete veramente bravi in ciò che fate, i soldi vengono semplicemente di conseguenza. Un altro consiglio che vi posso dare è risparmiare una quota mensilmente, ovvero pagare prima voi stessi. Cosa significa? All'inizio del mese, quando vi arriva la paga, una parte dei soldi, una parte dello stipendio lo mettete direttamente in un altro conto. È come se non ce li avesse. Se guadagnate 1200 euro al mese e volete mettere da parte, risparmiare 200 euro, pagare prima voi stessi, voi è come se aveste 1000 euro che potete come capacità per comprarsi qualche sfizio, sopravvivere, pagare l'affitto, quindi gli alimenti, risparmiare, e poi con quella cifra che si va a risparmiare, quando diventa un bel gruzzoletto, prima si costruisce un fondo di emergenza con cui puoi vivere senza una fonte di reddito lavorativo. Quindi se voi perdete il lavoro dovete contare di avere almeno dalle vostre spese che avete mensilmente contate più o meno 5 o 6 mesi. Quindi la quota che vi serve per vivere, le spese che avete tutti i mesi, le moltiplicate per 6 per avere un cuscinetto nel caso perdiate il lavoro, per cercarne un altro e stare comunque sereni. Si buca la ruota della gomma, si attinge da quello. Dopo aversi creato questo fondo emergenza è lì che si va poi sugli investimenti e ne parleremo in futuro. Invece, inoltre, è molto importante per quanto riguarda la sfera economica, che è, diciamo, il filo che collega tutte le altre sfere per quanto riguarda il minimalismo, perché riguarda il consumismo, cerca di limitare il consumismo. Essere consapevoli di quanti soldi necessitiamo per vivere lo stile di vita che sinceramente sogniamo. Non farci mancare niente e non avere preoccupazioni. Perché citando Marrakesh, i soldi servono a non farsi rompere il cazzo, servono solo a quello. Il tempo è il bene più prezioso, è fondamentale capirlo per un minimalista. Poi ognuno è libero di fare e dire quello che vuole, intraprendere le proprie scelte. Se uno vuole vivere nel lusso, non sarò certo io a dire che è sbagliato. Deve solo
verificare che lui si possa permettere di vivere nel lusso. I compromessi di tempo li accetti, quindi magari li devi lavorare 24 ore su 24 per 12 mesi su 12 per guadagnare 1 milione, 2 milioni di euro l'anno. Ne vale la pena per vivere nel lusso poi quei 10 secondi al giorno? Dipende, perché invece se riesci a guadagnare milioni e comunque riesci ad avere tempo per la famiglia, riesci ad avere tempo per allenarti, io chi sono per dirti, per dirti che sei sbagliato? Assolutamente no. Consiglio alle persone che non hanno questo potere di acquisto di limitare i suoi acquisti e di vivere consapevolmente i propri soldi e secondo le proprie possibilità, cercando sempre di migliorare, però sapendo che il tempo è il bene più prezioso. Per quanto riguarda la sfera salutare, un consiglio potrebbe essere... Oh, caspita, sono senza mutande, forse così è un po' troppo minimalista. Arrivo subito. Allora, stavo dicendo, per quanto riguarda la sfera salutare, un consiglio potrebbe essere acquistare solo alimenti che non vi fanno male. Se nel frigo siete pieni di dolci, di cose che fanno male, alimenti elaborati, sicuramente siete molto più tentati a mangiarli. Dovete non comprarli. Se non li avete, è difficile mangiarli, è molto difficile. Quindi questo è un consiglio banale quanto molto utile. Almeno io quando adesso sto vivendo da solo, ho vissuto da solo più o meno 1 mese e mezzo perché i miei genitori sono andati in vacanza, mio padre lavora da una parte, a tratti, e quindi ogni tanto sono anch'io, ho visto i miei genitori e tutto. Ma quello che ho notato, quando io compro solo alimenti che mi possono far bene o comunque della mia dieta, riesco a non farmi tentare col resto e questo mi è stato di grande aiuto. Poi è un altro consiglio assolutamente è prendervi cura del vostro corpo per quanto riguarda lo sport, arricchendo la vostra vita con dello sport. Qualunque sport che vi appassioni, ma intraprendetelo, dedicateci tempo perché comunque sicuramente vi darà tantissimo, sia a livello emotivo che a livello fisico. Quello che voglio trasmettere e dire è che voi dovete rendere la vostra vita, ricca di emozioni, di esperienze. Amate e circondatevi da persone che vi amano, che vi vogliono veramente bene, che vi sopportano e vi supportano. Qualunque strada prendiate. Mi raccomando, è una corrente di pensiero che può abbracciare chiunque, con tutte le sue sfaccettature e non c'è un giusto o un sbagliato. La diversità è una grandissima risorsa. Vi consiglio di vedere il documentario di nuovo di Matt Divella, Minimalism, a Documentary About the Important Things, che spiega molto bene questa corrente filosofica e di vita. Seguitelo su YouTube se siete interessati al minimalismo, ovviamente, e alla produttività, perché tratta soprattutto queste due tematiche e fa dei video pazzeschi, si vede che è un professionista, è un regista professionista. E grazie anche a Marcello Scani che mi ha intrapreso, ho intrapreso questo percorso grazie a Marcello Ascani che una volta ci aveva portato un video su Matt Divella e da lì che ho iniziato a seguirlo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacerebbe rendere la vostra vita un po' più minimalista, un po' più consapevole, ricca di emozioni. Lasciate un commento costruttivo, fatemi sapere la vostra, magari se avete già intrapreso un percorso del genere. Grazie per l'ascolto e vi auguro il meglio. Buona giornata.